Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Ultimamente Lidl ci sta viziando, quasi ogni settimana troviamo utensili della Parkside. Infatti in questo volantino, con le uscite comprese fra il 28 marzo 2022 e il 4 aprile 2022, troveremo degli utensili molto interessanti, esattamente giovedì 31 marzo. Quindi mettiamo il volantino sul bancone, sfogliamolo assieme e guardiamo cosa ci propongono. Iniziamo. Quindi andiamo a pagina 30 del volantino. In alto a sinistra come primo utensile troviamo il trapano avvitatore angolare ricaricabile, uscito pochi giorni fa e che vi ho già recensito. Si tratta di un utensile che ci permette di avvitare in punti difficili da raggiungere grazie alla possibilità di ruotare il mandrino e ottenere diverse angolazioni. Vista la forma e viste le dimensioni, quindi è possibile raggiungere punti difficili forando o avvitando dove con altri tipi di avvitatori non riusciremmo ad arrivare. Però avendolo recensito, avendolo testato da poco, effettivamente mi ha deluso per certi versi, però riconosco che in alcuni ambiti possa essere davvero indispensabile. Non vi dico altro e vi invito a guardare la recensione che trovate sul mio canale, vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Il costo rimane invariato, quindi 27,99 €, avrà una coppia di 11 Nm, un numero di giri regolabile da 0 fino a 1300 e verrà venduto senza batteria e senza caricabatterie. Più in basso nella stessa pagina troviamo invece set punte da trapano. Sono diversi tipi di punte da trapano che effettivamente all'interno di un laboratorio tornano molto utili. Le prime sono delle punte coniche e una punta a fresa, queste ve le ho già tutte recensite, quindi poi nei dettagli potrete vedere il loro funzionamento nell'apposito video. Servono a praticare e ad allargare dei fori già esistenti. Queste sono delle punte a fresa che servono a praticare il foro e poi poter realizzare per esempio delle isolature. Queste sono le classiche punte Forstner che mi avete visto utilizzare già più di una volta. Allora, quelle con il codolo tondo effettivamente mi sono trovato bene, le altre invece con il codolo esagonale non mi sono piaciute, non avevano assolutamente affilatura e come qualità generale rispetto a queste le ho trovate un pochino inferiori, però potreste trovarne qualcuna non affilata nel modo corretto, quindi vi lascerò il link anche di un video nel quale faccio vedere come le affilo. Queste sono delle punte coniche a gradino, ho realizzato un video anche su queste punte che ha avuto tantissime visualizzazioni, molto comode sia sul legno, sul metallo, sulla plastica eccetera, vengono utilizzate ad esempio dagli elettricisti per poter inserire cavi, guaine eccetera. Queste invece sono delle punte che ci permettono di ottenere dei cilindretti in legno per poter realizzare per esempio dei tappi su dei fori che abbiamo realizzato e che vogliamo camuffare. Queste invece sono delle punte di trapano con svasatore incorporato, effettivamente funzionano bene, però potreste trovare le punte magari che non siano di ottima qualità, quindi potreste sfruttare la parte che serve a svasare e sostituire la punta con delle punte di buona qualità, però per un utilizzo hobbistico funzionano benissimo. Come potete vedere, quelle che io le utilizzo con soddisfazione funzionano benissimo e costeranno 4,99 € a set. Queste invece sono delle punte di trapano 2,99 € molto economiche che in casa potrebbero sempre fare comodo per realizzare dei fori. Non aspettatevi però precisione, non aspettatevi affilature eccellenti, ma da tenere di scorta eventualmente per questa cifra può valerne la pena. Però tenete conto che costano 2,99 €, solitamente una buona punta di trapano può costare anche 10 € una sola punta. Comunque io le ho comprate, le ho in garage, le utilizzo senza alcun problema, consapevole del fatto appunto che non sto utilizzando delle punte professionali. Questo invece è il trapano avvitatore ricaricabile con mandrino separabile, 24,99 €, venduto senza batterie e caricabatterie. Recentemente vi ho recensito il modello Performance che funziona benissimo, anche questo funziona molto bene ma non raggiunge le caratteristiche del fratello maggiore, quindi della versione Performance con motore brushless, ma anche il costo comunque è molto più invitante, anche se effettivamente quello Performance costa di più perché ha in dotazione la valigetta, 2 batterie, caricabatterie, le punte di trapano e questo quindi contribuisce a far salire il prezzo. Facendo un confronto, quindi eliminando gli accessori che vengono dati in dotazione, in proporzione questo è più costoso, ma comunque sia ne vale la pena. Ha 28 Nm, anche questo ve l'ho recensito, vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, e questa potenza, la velocità massima di 1300 giri al minuto, l'autonomia della batteria eccetera lo rendono un utensile perfetto per poter stare all'interno di un laboratorio di un hobbista e non solo, e la comodità di avere un mandrino separabile ci permette, come per l'altro avvitatore, di poter praticare un foro, quindi un preforo con una punta di trapano inserito nel mandrino e poi poter avvitare con un bit inserito nella parte centrale. Nell'immagine è riportato un bit però da 50 mm. Potete utilizzarlo senza problemi, ma non sarà più possibile inserire il mandrino e richiuderlo. Per poter richiudere il mandrino
pannellino, quindi inserirlo con il bit all'interno dell'alloggiamento esagonale, sarà necessario utilizzare gli inserti da 25 mm, ma vi lascerò il link nella descrizione sia del modello Performance che di questo modello. Sulla destra la pistola sparapunti ricaricabile da 12 volt, anche questa venduta senza batteria e caricabatteria, 24,99 €, funziona benissimo. L'unico neo di questo prodotto è il fatto che possa sparare dei chiodi con una lunghezza massima di 15 mm e delle graffe da 10 mm. Per le graffe in realtà non c'è problema, perché si utilizzano più che altro per zanzariere, tessuti, carta eccetera, ma i chiodi solitamente li utilizziamo all'interno dei laboratori per poter unire fra di loro dei pannelli, e se dobbiamo utilizzare dei pannelli che abbiano ad esempio 12 mm di spessore, anche se la potenza è adeguata, la lunghezza non riesce a fermare il pezzo dalla parte opposta, perché avremmo solamente 3 mm a disposizione. Però per spessori più ridotti o per un utilizzo che non sia appunto quello di dover unire dei pannelli di uno spessore elevato, quindi anche pannelli in compensato per chi fa bricolage leggero o per fissare per esempio delle tegole in catrame eccetera, ma più che bene, funziona benissimo, non si inceppa, molto fluido, la batteria ha una buona autonomia e soprattutto i chiodi e le graffe non si inceppano, a differenza di tantissimi altri modelli. Quindi anche di questa andate a guardare il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere la recensione completa. Più in basso troviamo un set che comprende batterie, caricabatterie, la batteria finalmente da 4A e un caricabatterie doppio, con prezzi differenti ovviamente in base a ciò che scegliamo. Quindi batteria e caricabatterie da 2A 19,99 €, la sola batteria da 2A 14,99 €, la batteria da 4A 22,99 € e il caricabatterie doppio 14,99 €, scontato di 5 €, permette di caricare due batterie contemporaneamente. E si tratta di batterie cell balancing, che è un sistema che permette di avere una scarica omogenea delle celle, ma anche una maggiore vita utile della batteria eccetera, quindi batterie superiori rispetto alla versione precedente. Nella pagina successiva invece troviamo il seghetto a pendolo ricaricabile da 12 volt, 29,99 €, anche questo venduto senza batteria e senza caricabatterie. Pure questo ve l'ho recensito, mi ci trovo benissimo, me l'avete visto utilizzare tante volte nella realizzazione di diversi progetti, lo ritengo davvero molto comodo e maneggevole, pratico da utilizzare. L'unico neo anche in questo caso il tastino di accensione, lo trovo un pochettino pericoloso come tutti gli utensili che hanno questo tipo di accensione, perché se facciamo scorrere il tastino in avanti per accenderlo e per un motivo qualunque dovesse scivolarci dalle mani, rimarrebbe acceso e non potremmo più fermarlo perché sarebbe pericoloso. Un utensile dello stesso tipo con l'alimentazione elettrica ci permetterebbe di staccare la spina in caso di emergenza, quindi interrompere il suo funzionamento. Questo invece continuerebbe e in certe circostanze sinceramente non è proprio il massimo. Comunque come prodotto funziona bene, non è l'unico ad avere questo tipo di funzionamento, tantissimi utensili anche di altre marche utilizzano lo stesso tipo di tasto e comunque rispondono a tutte le normative CE, quindi da chi dà la certificazione risulta comunque un sistema sicuro da utilizzare. Ma guardiamo le caratteristiche tecniche. Avrà un numero di corse a vuoto regolabile da 1500 fino a 2800 al minuto e la lunghezza della corsa di ben 18 mm. Ci darà la possibilità di regolare il taglio con un'inclinazione verso destra o verso sinistra che vada da 0 gradi, quindi un taglio perfettamente perpendicolare alla superficie che vogliamo tagliare, fino a 45 gradi. Avrà la funzione pendolo che ci permetterà di regolare anche il movimento della lama in modo da ottenere un eventuale taglio più aggressivo ma meno preciso rispetto all'esclusione della funzione pendolo. Quindi in base a ciò che dobbiamo tagliare possiamo decidere se essere più veloci e meno precisi oppure più lenti, ottenendo un taglio migliore. E più in basso a 24,99 €, sempre senza batterie e caricabatterie, la sega circolare ricaricabile da 12 volt, comoda per poter tagliare tutti quei pannelli che non abbiano una durezza eccessiva e uno spessore elevato. Anche questa ve l'ho recensita, si tratta in realtà della versione precedente nella quale varia solamente la guida laterale e poco altro, ma l'utensile rimane lo stesso. Anche questo me l'avete visto utilizzare tante volte e lo ritengo un utensile molto valido, ovviamente un utensile da hobbista che ogni tanto potrebbe andare in sofferenza per quanto riguarda la potenza eccetera, però comunque funziona bene e per la cifra con cui viene venduto senza batterie e caricabatterie secondo me è molto valido. A destra troviamo anche delle lame di ricambio, 3 pezzi con un diverso numero di dentatura, spessori eccetera, a 4,99 €, perfettamente compatibili con questo utensile.
Ma più in alto torna un utensile molto ricercato e molto desiderato, quindi la lucidatrice ricaricabile da 12 volt. Indovinate? Anche questa senza batteria e senza caricabatterie. 19,99 €, ve l'ho recensita e il video ha riscosso tantissimo successo, tantissimi commenti, perché effettivamente è un utensile molto utile, si presta bene per poter lucidare ma anche per poter levigare. Infatti in dotazione vengono dati dei tamponi per poter lucidare le superfici, anche se il platorello è piccolo, e della carta abrasiva col velcro. Molti diranno: ma sembra quasi un avvitatore, perché non posso utilizzare un avvitatore e dovrei comprare questo utensile per poter svolgere determinati lavori? Perché un avvitatore non raggiunge la stessa velocità che raggiunge questo utensile, ma soprattutto non ha la stessa coppia. Questo praticamente non ha assolutamente potenza, ha solo velocità. Pensate che la velocità numero 1 arriva da 0 fino a 2800 giri al minuto, invece la velocità numero 2 arriva fino a 8300 al minuto. Abbiamo visto poco fa che l'avvitatore in vendita nella stessa giornata arriverà a 1300 al minuto, quindi una velocità molto più bassa e una coppia maggiore. Utensile completamente diverso da questo di qua. Verrà venduto con un'impugnatura che può essere posizionata sia a destra che a sinistra, con un'angolazione tale che ci permetta di impugnare in modo comodo. Però una piccola nota: quando ho recensito quello che possiedo, che attualmente è nel mio garage, ho fatto vedere che bisognava far scorrere questo tastino per poter premere il tasto. In realtà nella versione successiva hanno modificato la funzione di questo tastino, che una volta premuto e rilasciato ritornerà nella sua posizione, quindi bisogna mantenerlo premuto, dopodiché premere il tasto di avviamento. Quindi se quello che comprerete voi avrà il tastino che torna indietro, non consideratelo un difetto, ma è una caratteristica del nuovo modello. E per questo utensile ho realizzato anche un video nel quale faccio vedere come creare un platorello più grande per poter utilizzare per esempio dei tamponi di misura maggiore e poter lucidare avendo una superficie più ampia di appoggio. A destra una lampada LED ricaricabile da lavoro, meravigliosa, e come vi ho detto tutte le volte che vi ho parlato di questa lampada, la trovo davvero eccezionale per il tipo di fascio luminoso emesso, per il tipo di luminosità emessa, per la quantità di luminosità emessa, per la sua funzione, per la possibilità di regolazione, per la presenza dei magneti, la presenza di un dado che ci permette di fissarla anche su un cavalletto, la possibilità di sostituire la batteria, la clip per poterla collegare a una cintura, a un pantalone eccetera, e la possibilità di regolare l'angolazione della proiezione su diverse posizioni. Con 9,99 €, anche questa senza batteria e caricabatterie, potete comprare una lampada da lavoro che secondo me è davvero molto valida e che funziona bene. Io la utilizzo tutti i giorni, ne ho comprate due versioni differenti, questa è l'ultima che possiedo anche ed è quella che sto utilizzando attualmente per illuminare questo ambiente, e che vi ricordo che vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per poter vedere il video dedicato. In basso nella stessa pagina invece troviamo un set di attrezzi di precisione, 66 pezzi, 14,99 €. Verrà dato in dotazione un piccolo cacciavite, una piccola prolunga e diversi inserti che ci permettono di svitare viti piccole. Io ho un set simile a questo, lo utilizzo tantissimo per prendermi cura dei miei droni, ma anche per svitare ed avvitare tutti quei componenti che hanno degli intagli particolari, quindi intagli di sicurezza per evitare che vengano svitati da tutti. Quindi mi raccomando, perché se hanno un tipo di intaglio vuol dire che se non siete competenti non dovete metterci le mani, ma sorvoliamo questo discorso. Comunque come set secondo me da avere a casa è davvero molto utile. Il piccolo cacciavite avrà un alloggiamento esagonale con una ritenuta magnetica che ci permette di sostituire molto rapidamente i vari inserti, e nella sommità avremo una parte rotante che ci permette di avvitare e svitare senza avere lo strufinio all'interno della mano. Più in basso invece un organizer da parete, 30 pezzi, questo è montato alle mie spalle. Verranno dati in dotazione ovviamente anche diversi tipi di ganci e supporti per poter sostenere utensili e tutto ciò che volete appendere, che vanno incastrati in questi fori. Effettivamente essendo in plastica ero un pochettino timoroso perché temevo potesse rompersi, invece la sto utilizzando, ho appeso anche qualcosa che non è leggerissima e funziona perfettamente, compatibile sia con questo tipo di ganci che anche con altri tipi, e vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere ganci compatibili ed eventualmente acquistarli. All'angolino in basso a destra troviamo anche calzini da lavoro Caterpillar, e in un'altra pagina più avanti, per poter rendere più ordinato eventualmente il nostro garage o il laboratorio, ci sarà anche uno scaffale a 5 ripiani a 24,99 € con un'altezza massima di 1,80 m che può sostenere un peso massimo di 50 kg. E tutti gli utensili che avete visto condividono lo stesso tipo di batteria, sono utensili della linea X12 V-Team, quindi tutte le batterie sia degli utensili performance che degli utensili di colore verde, che siano da 2 o da 4 A, possono essere utilizzati senza alcun problema su tutti i tipi di utensili
utensili che riportano la stessa sigla. E con il caricabatterie da 2 A potete ricaricare anche la batteria da 4 A, ma impiegherà il doppio del tempo per ricaricarsi. Otterremo però uno spunto maggiore ed un'autonomia maggiore della stessa batteria. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, ovviamente dopo esservi iscritti, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!